Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi vedremo qualche funzionalità base sulle nostre fotocamere e videocamere e come impostarle per iniziare a fare una ripresa. Quando accendiamo la nostra fotocamera o videocamera, uno dei primi parametri che dobbiamo andare a impostare sono proprio i fotogrammi al secondo. E partiamo da 24 fotogrammi al secondo, che è quello che viene spesso utilizzato nel cinema. C'è chi lo può utilizzare anche nel video se vuole quell'aspetto cinematografico, quell'aspetto un po' sfuocato nei movimenti, perché 24 foto in un secondo sono proprio il minimo necessario di cui abbiamo bisogno per creare un video. Quindi vediamo gli standard televisivi e come ci dobbiamo comportare se dobbiamo fare delle riprese per la televisione o non. Perché se li dobbiamo solo caricare su internet, allora possiamo attenerci anche ad altri standard. In realtà su internet possiamo un po' caricare quello che vogliamo. Quindi andiamo a vedere magari lo standard italiano. Lo standard italiano è il PAL. Il PAL, per esempio, prevede di registrare 25 fotogrammi al secondo. Quindi andiamo a vedere un po' più nel dettaglio che cosa sono gli FPS e perché sono tanto importanti. Beh, gli FPS non sono nient'altro che delle foto, in realtà a più bassa risoluzione che una foto normale, proprio perché noi dobbiamo velocizzare il processo, farci stare 25 foto in un secondo. Per chi ha fatto fotografia sa che è molto complicato, cioè sarebbe quasi impossibile mettere 25 foto di quelle che scattiamo singolarmente in un secondo. Proprio perché non ce la farebbe il processore o il sensore della nostra fotocamera, perché sarebbe una risoluzione troppo alta da elaborare per tanto tempo così. Quindi parliamo degli standard che abbiamo in questo mondo. Gli standard sono il PAL che abbiamo in Italia, il SECAM che c'è in Francia per esempio, e l'NTSC famoso per l'America. Il PAL cosa prevede? I 25 fotogrammi al secondo. Il SECAM è molto simile, è praticamente uguale perché anche lì siamo sui 25 fotogrammi al secondo, mentre invece l'NTSC americano ne prevede 30 o quasi, perché è 29,95, una cosa del genere. Ma ovviamente in giro non si sente solo parlare di 25 e 30 fotogrammi al secondo, ma sentiamo parlare anche di 50, 60, 100, 120, 200, 240 e così a inoltranza. Che cosa vogliono dire questi fotogrammi al secondo, questi numerosi fotogrammi al secondo? Beh, sostanzialmente quando noi parliamo di 50 fps parliamo già di slow motion. Ora che abbiamo visto, diciamo, i pro dei nostri fotogrammi al secondo e che magari ci è venuta persino voglia di registrare a 100-120 fotogrammi al secondo sempre, gli dici cavolo, ma a questo punto io giro sempre a 120 fotogrammi al secondo, così se mi va poi lo posso anche rallentare, no? Beh, non è proprio così semplice, perché in molte fotocamere quando si vanno ad aumentare i fotogrammi al secondo si hanno tutta una serie di contro, che può essere il crop del sensore, ovvero che se noi abbiamo un sensore grande così, molti lo croppano magari dell'1,17, 1,30%, quindi non lavorerà tutto l'intero sensore, ma una porzione più ristretta. Una porzione più ristretta significa stringere l'immagine, avere una qualità leggermente più scarsa, perché comunque stiamo usando un sensore più piccolo. E poi quello che va a influire sostanzialmente un po' su tutti, perché non c'è solo il crop come contro, diciamo che un contro che potrebbe sussistere magari se registriamo al chiuso o in situazioni poco illuminate sarà proprio quello dello shutter speed. Introduciamo che cos'è lo shutter speed. Se non sapete che cos'è, in fotografia è una cosa in realtà molto utile per fare delle immagini fuori dal normale, tra virgolette. Perché in fotografia quando noi utilizziamo lo shutter speed possiamo fare delle immagini, magari quelle molto satinate, ovvero con i tempi di scatto molto lunghi, andiamo a ricreare un'immagine magari di una cascata che dà un effetto quasi artistico, anzi diciamo artistico, però che non vedresti mai nella realtà perché vedi proprio questa satinatura dell'acqua. Oppure possiamo andare a dare tempi di scatto molto alti, magari vogliamo riprendere, non vogliamo sbagliare nel fotografare un uccello e noi fermiamo quell'uccello perfettamente a fuoco, ovviamente se l'abbiamo messo a fuoco, perfettamente lì, lo blocchiamo lì e l'immagine è perfetta.
E noi ci chiederemo, magari i fotografi sportivi è una tecnica che utilizzano molto, perché così riescono a fotografare quello in bicicletta che salta, quello sulla motocross. Sì, volendo sì, ma in realtà non è neanche tanto questo, perché i fotografi sportivi, la loro capacità sta proprio nel movimento di macchina e fotografare quel singolo soggetto, però dando un movimento, quindi deve esserci quello sfuocato di movimento dello sfondo e quello che fa motocross o la persona che sta andando in bicicletta impressionato bene che sia a fuoco, con lo sfondo sfuocato ovviamente, ma sfuocato in movimento. Ne parleremo poi più avanti. Nelle riprese invece lo shutter speed diventa una sorta di regola, ovvero non possiamo andarlo a modificare più di tanto, soprattutto non possiamo fare delle riprese satinate, perché se no ci andremo proprio a perdere i fotogrammi. Questo perché lo shutter e il tempo di scatto, se noi ci mettiamo un secondo a fare una fotografia, il processore si va a fare ogni pixel piano piano, ed è per questo che dà questo effetto satinato. Nelle riprese invece no, noi dobbiamo fare 25 foto in un secondo, quindi lo shutter dovrà essere impostato per forza almeno a un 25esimo. E la regola non dice neanche questo, perché la regola ci dice che dobbiamo stare sempre almeno al doppio dei fotogrammi. Quindi se noi registriamo a 25 fps, dobbiamo stare a un 50esimo di shutter speed, perché deve avere il tempo. E perché dobbiamo stare al doppio? Perché 25 in realtà è proprio il minimo, si ha una sensazione di scattosità e diventa complicato riuscire a fare una ripresa fluida. Quindi dobbiamo stare al doppio, questa è proprio una regola. E allora adesso vi chiederete, ma quindi dove sta il contro di registrare a più fotogrammi al secondo? Beh, se noi registriamo a 50 significa che il nostro shutter speed non dovrà stare a un 50esimo, bensì a un 100esimo. E così anche per i 100 fotogrammi al secondo dovrà stare a un 200esimo. Ok, allora qual è il problema? Sostanzialmente se noi andiamo ad aumentare da un 25esimo, un 50esimo, un 100esimo, un 200esimo, man mano che noi aumentiamo la nostra immagine si inscurisce. Quindi se registriamo di giorno, come in questo caso che c'è una bella illuminazione del sole, non sarà un problema. Ma se registriamo in posti poco illuminati, come in casa o in studio, e non abbiamo delle luci sufficienti che ci impostiamo noi, e questo poi vedremo perché sono importanti le luci nelle riprese, se non abbiamo un'illuminazione abbastanza sufficiente può diventare un problema, perché dobbiamo poi andare ad alzare gli ISO, che adesso poi ne parleremo. Quindi in studio, se noi abbiamo un'immagine troppo scura, converrebbe registrare a meno fotogrammi al secondo, perché così possiamo diminuire lo shutter speed e avere un'immagine più luminosa. Smettila di ridere! Tutto a posto. Bene, adesso facciamo finta di essere in studio e fare una ripresa con scarsa illuminazione. Che cosa succede? Succede che noi dobbiamo andare ad alzare questi ISO. Ma cosa sono gli ISO? Sostanzialmente è andiamo ad aumentare digitalmente la nostra luminosità. Che cosa succede se alziamo troppo gli ISO? Se noi alziamo troppo gli ISO, c'è il rischio che la nostra immagine inizi a diventare sgranata. Quindi andremo a compromettere, tra virgolette, la nostra immagine, non sarà più di buona qualità. Noi già ci siamo fatti un mazzo così per fare un'immagine che sia il più bello possibile, poi cavolo non è abbastanza illuminata la scena da poter fare un'immagine di qualità. Quindi adesso vi chiederete, ma io quanto devo tenere gli ISO? Beh, non c'è una risposta esatta a questa domanda, proprio perché ogni corpo macchina ha i suoi pro e i suoi contro. Ci sono corpi macchina che tengono gli ISO altissimi, che possiamo alzare quanto vogliamo e quelli non perdono ma proprio di niente la qualità, mentre ci sono altre macchine che alzando gli ISO, anche se solo a 800, come la mia vecchia Canon a 800, vediamo tutti i puntini. Beh, e quindi quanto li dovremmo tenere questi ISO? Beh, non c'è una risposta esatta a questa domanda, proprio perché a seconda del corpo macchina che abbiamo possiamo utilizzare gli ISO più alti o più bassi. Questo cosa significa? Che ci sono delle fotocamere che gli ISO non li tengono, come le vecchie DSLR, devono tenere gli ISO molto bassi, poi ci sono delle altre macchine, e poi ci sono delle macchine, come per esempio le nuove Sony, per dire, che tengono molto bene gli ISO, che ti permettono di fare delle buone riprese a scarsa luminosità.
E questo è il problema che possiamo verificare quando siamo in studio in una situazione di scarsa luminosità. Quindi direte, ma che me ne frega, io registro tutto quanto all'aperto, come me in questo caso. Io in questo caso sto registrando all'aperto senza un filtro ND, Neutral Density, che magari vi state chiedendo che cos'è. Il filtro ND non è nient'altro che un vetrino nero, lo chiamano ND, Neutral Density, perché dovrebbe essere nero e basta, senza variazioni strane di colore. Purtroppo invece molte volte non si verifica così, molti produttori lo dichiarano anche, questo filtro ND tende ad andare leggermente sul verde o sul blu o sul rosso a seconda delle mescole che hanno utilizzato per renderlo nero. Vi interrompo un attimo per chiedervi di iscrivervi a questo canale se il contenuto vi interessa. I filtri ND che spesso hanno queste varianti di cromaticità colore sono quelli variabili, di solito quelli fissi ne hanno un po' meno. Allora voi direte, ma a me che me ne frega, me li prendo tutti quanti fissi? Beh, ci sono pro e contro anche in questo caso, perché il filtro ND variabile te ne compri uno e poi se ci sono le nuvole, c'è il sole, a seconda della situazione che hai, te lo puoi regolare. Filtri ND fissi invece ne devi comprare tanti, quindi metterne uno, rispetto con l'altro, fare le varie prove, trovare quello giusto. Una volta che si trova quello giusto, sì, l'immagine è perfetta, però hanno un costo. Invece di comprarne uno, ne devi comprare tante. E uno dice, e magari ti stai chiedendo, ma quanto cavolo costano sti filtri? E beh, ce n'è di ogni dimensione e tipo. E un filtro ND variabile adesso, decente, ti può costare anche 200-300 euro. E qui entra magari in gioco l'appetibilità di una videocamera, perché se si compra una videocamera un po' decente, come magari una Canon C200 o C300, i filtri ND li troviamo integrati alla videocamera. Uno dice, cavolo, tanta roba così, no? Effettivamente è tanta roba avere i filtri ND integrati nella videocamera, e non sono neanche variabili, perché noi abbiamo, a seconda di quello che ci serve, lo andiamo a inserire, sono già integrati lì e si tira sul vetrino nero a seconda di dove siamo. E lì non è niente male, perché abbiamo più di un filtro ND, non è variabile, e li mettiamo su con un pulsante a seconda di quello che ci serve. È spettacolare. Però andiamo comunque a parlare di una videocamera, la C200 adesso, non so neanche se si trova più nuova, ma comunque ti costa più di 3.000 euro, può costarti anche 5.000 euro, la C300 ne costa ancora di più. Sono molto professionali, ma comunque molto costose. Con una mirrorless invece magari ce la caviamo con 2.000-2.500 euro, non 3.500, 4.000, 7.000. Ed è per quello che la scelta di molti. Ovvio che poi ci sono tutta una serie di accessori che andrebbero aggiunti. Ok, adesso smettiamo di divagare e torniamo a noi. Bene, quali sono i problemi che abbiamo esternamente? Se noi non abbiamo un filtro ND, ma come cavolo facciamo? Beh, c'è il diaframma. Per fortuna noi nelle fotocamere abbiamo il diaframma come quello che abbiamo negli occhi, l'iris, l'iride. Che cosa fa il diaframma? Il diaframma serve proprio ad inscurire l'immagine. Se noi abbiamo un'immagine troppo chiara diventa sovraesposta. La sovraesposizione, noi abbiamo un valore sulla fotocamera che possiamo anche decidere come calcolare la nostra sovraesposizione, se sul soggetto, se in un'area più ampia o su più soggetti o oggetti. Noi abbiamo un esposimetro sulla fotocamera, ci dovrebbero essere su tutte le fotocamere professionali, che va a calcolare l'esposizione. Se noi la mettiamo sul soggetto, ovvero su di me, su quello che sta mettendo a fuoco, di calcolare l'esposizione, e va sopra lo 0, noi sappiamo che è sovraesposto. Se va sotto lo 0 vuol dire che è sottoesposto. Questo valore bisogna tenerlo in considerazione sia per le situazioni poco illuminate che per le situazioni troppo illuminate. L'esposizione dobbiamo calcolarcela a seconda di come ci piace di più la scena. Spesso nei film si va sotto lo 0, proprio per dare quell'immagine un po' più scura. Comunque sia, noi sappiamo che l'esposizione a 0 è quella più corretta. Bene, allora torniamo a parlare del diaframma. Il diaframma abbiamo detto che serve a inscurire l'immagine. E perché esistono i filtri ND se c'è il diaframma che già ci inscurisce l'immagine e ci toglie questo problema? Questa è un'immagine col diaframma chiuso, senza il filtro ND. E invece col filtro ND, la stessa immagine possiamo regalargli uno sfocato migliore.
Quindi parliamo di profondità di campo. Ok, allora che cos'è la profondità di campo? La profondità di campo è quanti dettagli riesco a vedere dietro il mio soggetto. Se abbiamo più profondità di campo, il nostro ambiente sarà più a fuoco insieme a me. Se abbiamo meno profondità di campo, il mio campo, dietro di me, rimarrà più sfuocato rispetto a me. Sostanzialmente è tutta una questione di gusti, perché nel cinema si tende ad avere un pochino più di profondità di campo, a seconda delle situazioni che si hanno, poi ognuno va un po' più a suo gusto. E lì parliamo poi anche di sensori a 35 e super 35, ovvero la differenza sostanziale che c'è tra una full frame e una PSC. Quindi in realtà usare un filtro ND o il diaframma è proprio una questione di gusto personale della scena che si vuole ottenere. Bene, quindi oggi abbiamo visto in maniera molto basilare quali sono i settaggi che dobbiamo impostare sulla nostra fotocamera per avere una luminosità corretta. Quindi andiamo a vedere l'ultimo parametro di oggi, che è il white balance. Il white balance, a differenza degli altri parametri, definisce il colore, per cercare di ottenere i colori più reale possibile all'immagine che abbiamo di fronte. Tendenzialmente a livello amatoriale si utilizza sempre automatico. Il problema del white balance automatico è che cambia il colore man mano che ci spostiamo nelle situazioni. Quindi se facciamo una panoramica e riprendiamo il sole, poi riprendiamo una luce dentro casa, vedremo proprio i colori che cambiano nella nostra immagine e può dare tanto fastidio. Quindi se vogliamo evitare una situazione del genere siamo costretti a farlo manualmente. Farlo manualmente, ogni fotocamera ha il suo settaggio. In Fujifilm particolarmente si va su White Balance, personalizzazione 1 e poi si clicca OK, si scatta una foto a un foglio bianco oppure a un cartellino grigio calibrato, che spesso e volentieri sono meglio di quelli bianchi, e si fa una calibrazione del bianco personalizzata, che è molto più efficace di quella automatica. Però se non ci spostiamo poi da esterno a interno, ogni volta noi dobbiamo fare il bilanciamento del bianco. Quindi ci sono pro e contro anche in questa situazione. Ovviamente però non vedremo la variazione dei colori che magari ci può dare fastidio. Oltre a questo ci potrebbe essere anche l'impostazione dei gradi Kelvin. Noi con i gradi Kelvin servono a misurare proprio il colore della nostra immagine, e se noi andiamo a variarli ci andrà a variare il colore. Noi guardiamo la nostra scena, guardiamo in camera e da lì cerchiamo di regolarci con i gradi Kelvin per ottenere il nostro colore più ottimale. Bene, la giornata di oggi è conclusa. Se ti è piaciuto il video mettimi un bel like, se c'è qualcosa che mi è sfuggito che vorresti chiedermi lasciamelo sotto nei commenti, che nel prossimo video lo spiegherò. Con questo vi mando un abbraccio e vi auguro una buona giornata.